Ciao, sono Mara di Mosalingua. Oggi dedicheremo un intero video ad un unico suono, quello della R. Se ti sembra esagerato, non è così. Quello della R è un suono molto presente in varie lingue, come l'italiano, lo spagnolo, il portoghese o il russo, ad esempio, mentre invece non si trova in altre lingue e ogni lingua lo pronuncia in un modo diverso, specifico. Quindi oggi insieme impareremo a pronunciare la R come un vero nativo italiano. Prima di iniziare, ti ricordo che nel nostro canale YouTube troverai tanti altri video interessanti sulla lingua italiana e se stai guardando questo video da Facebook, Instagram o da un altro social media, non dimenticare di mettere un mi piace e di seguire la nostra pagina. Prima di tutto, chiamiamo la R con il suo vero nome. È una consonante vibrante alveolare. Che significa che bocca, lingua, palato e denti dovranno darsi da fare per pronunciarla bene. Ma niente paura, lo faremo insieme e ti lascerò anche un po' di esercizi per praticare. Il primo trucco da seguire è ascoltarmi bene. Fai particolare attenzione alle parole con la R che dirò, e non saranno poche, e a come le pronuncio. In generale, devi concentrarti sul suono R ogni volta che fai immersione nell'italiano. Ascoltare e ripetere il più possibile è la strada migliore per fare progressi nella pronuncia e nel frattempo allarghi anche il tuo vocabolario. Quindi ascolta la R italiana più che puoi, magari guardando questo video anche più volte. La R è una lettera che richiede lavoro di squadra tra bocca, lingua, palato e denti. Infatti, il suono viene dalla vibrazione della lingua sul retro degli incisivi superiori. Quindi fai attenzione alla posizione della mia lingua, non tocca il retro degli incisivi superiori, ma rimane vicina a mezz'aria e poi vibra espirando dalla bocca. Così, caro, scherzo, grammo, si avvicini troppo la lingua al palato, il suono si ferma. Se la allontani troppo, invece, non riesce a vibrare. Il trucco è far toccare la punta della lingua solo leggermente dietro il retro degli incisivi superiori. Per questo ci vuole tanta pratica. Ripeti il movimento finché non ti riesce in un modo soddisfacente. Prova a farlo davanti allo specchio, così puoi controllare la posizione della lingua. Chiaro? Per farla vibrare bene e pronunciare una R corretta, la tua lingua deve essere rilassata. Non è facile perché la lingua è un muscolo molto attivo e poi questo rilassamento non serve per altri suoni. Quindi prenditi tutto il tempo che ti serve e non avere fretta. Mantenendo la lingua rilassata ed espirando, l'aria la fa vibrare. Se non accade, probabilmente non la stai tenendo abbastanza rilassata e quindi avrai suoni più simili alla D o alla T. Ma niente paura, per la fine del video ce la faremo. Un buon esercizio è pronunciare parole che iniziano con D, T, B o P e hanno una R in seconda posizione. Ad esempio, dritto, treno, pratica, bravo. Se riesci a pronunciarli correttamente, hai già fatto grandi progressi. Come abbiamo visto, per pronunciare la R come un vero madrelingua italiano, la lingua deve vibrare, quindi deve passare aria tra lingua e palato. Un esercizio utile in questo caso è la pernacchia. Se stai imparando l'italiano e non conosci questa parola, eccola qui. Bene, come usiamo la pernacchia per migliorare la nostra R? Inizia facendo una pernacchia e poi usa le corde vocali per creare rumore aggiuntivo. Abbassa la mandibola il più possibile senza fermare il rumore. Poi sposta la lingua verso il retro degli incisivi superiori senza fermare la vibrazione. A questo punto dovresti produrre una R vibrante. Ma se non ci riesci, non preoccuparti, il prossimo punto ti darà una mano. Infatti, come sempre, l'ultimo consiglio che ti do è fare
tanta ma tanta pratica. Se ti eserciti tutti i giorni, farai grandi progressi in poco tempo. Un buon trucco è scegliere delle parole chiave e utilizzarle nella tua pratica quotidiana. Ad esempio, prova con grazie, barra, tratto, quadro, ricco. Quando avrai imparato a produrre una R corretta, potrai continuare con altre e nuove parole. Per oggi è tutto. Ricorda di lasciarci un like e di iscriverti al nostro canale se vuoi altri video interessanti con contenuti per imparare l'italiano, e ricordati di attivare le notifiche. Infine, se stai guardando il video da Facebook, Instagram o un altro social, metti un mi piace e segui la nostra pagina. A presto, ciao!